Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. Oggi vi spiego come realizzare questo carinissimo oggettino natalizio. È veramente molto facile da realizzare e potete sbizzarrirvi nel realizzarlo. Io per esempio ho deciso di utilizzare il bianco e l'argento, ma volendo potete utilizzare dei colori più natalizi come per esempio il rosso e l'oro e magari decorarlo con dei brillantini o altri oggettini a vostro piacimento. Come potete vedere qui ho creato una solina per poter appendere il decoro all'albero di Natale, ma potete anche non realizzarlo e magari unire più di questi oggettini e creare una tendina o utilizzarlo come portachiavi, come oggetto per decorare un regalo, insomma potete veramente sbizzarrirvi. Allora adesso vi lascio la spiegazione, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, se vi è piaciuto il progetto lasciate un like e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille! Ecco l'occorrente per il progetto di oggi. Un gomitolo di cotone numero 10. Potete utilizzare anche un cotone più grande o più piccolo. Un gomitolo di lamè color argento, un uncinetto 1,5, un marcapunto e una forbice. Allora prendo il filato bianco, prendo l'uncinetto 1,5 e realizzo un cerchio magico. Una volta creata questa sorta di X, cosa faccio? Inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il tutto con una catenella. Adesso sfilo il dito, chiudo un pochino il cerchio magico e vado a lavorare al suo interno 6 punti bassi. 1, prendo un marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro e vado a lavorare altri 5 punti bassi. Una volta realizzati i miei 6 punti bassi, chiudo completamente il cerchio magico, quindi tiro proprio bene. E adesso cosa faccio? Tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. E il primo giro è completato. Adesso cosa faccio? Metto questo filo in orizzontale in modo tale da nasconderlo mano a mano nella lavorazione e carico 3 catenelle. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto in cui ho lavorato le 3 catenelle e ripeto questo passaggio, ossia entro e tiro un pochino il filo sull'uncinetto, poi ricarico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto, ritiro il filo in questo modo, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e ritiro il filo in questo modo. Vedete, ho tante asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutte le asoline insieme e in questo modo ho lavorato un punto puff. Non vi preoccupate delle 3 catenelle perché dopo si andranno a nascondere. Adesso prendo un marcapunto e segno il punto in cui ho chiuso tutte le asoline e vado avanti con la lavorazione. Mantenendo sempre quel filo in orizzontale per nasconderlo, cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, poi carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo vado a lavorare un punto puff, proprio come ho fatto prima. Quindi entro qui nel punto successivo e ripeto questo passaggio. Poi carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e ritiro il filo, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e tiro il filo, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e tiro il filo. Adesso carico il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le asoline che ho sull'uncinetto insieme e in questo modo ho lavorato un punto puff. Adesso cosa faccio? Ripeto lo stesso identico passaggio di prima, quindi lavoro 3 catenelle,
Carico il filo sull'uncinetto e nel punto successivo vado a lavorare un nuovo punto buff. Il punto buff come si lavora? In questo modo, quindi entro nel punto successivo e tiro il filo. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e tiro il filo. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e tiro il filo. Carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e tiro il filo. Poi carico il filo sull'uncinetto e chiudo tutte le asoline insieme. Lavoro 3 catenelle ed ecco qui il passaggio che devo andare a ripetere per tutto il resto del giro. Quindi questo giro è veramente molto semplice, per ogni punto basso sottostante devo lavorare un punto puff separato da 3 catenelle. Mi raccomando, 6 punti bassi, quindi 6 punti puff. Noi ci rivediamo alla fine di questo giro. Allora, come potete vedere ho lavorato tutto il resto del giro come vi ho detto, adesso ho un totale di 6 punti puff. Qui sembra che non ho lavorato un punto, ma in realtà è il punto di chiusura del giro precedente e quindi posso stare tranquilla. Adesso cosa faccio? Lascio stare questo filo perché ormai l'ho nascosto e non mi serve più. Lavorato il punto puff, quindi lavoro 3 catenelle, tolgo il marcapunto e vado a chiudere il giro. Quindi una volta tolto il marcapunto entro qui dove avevo messo il marcapunto e lo riconosco perché vedete c'è questa asolina un pochino più larga e lavoro un punto bassissimo. E anche questo giro è terminato. Adesso non vi preoccupate se questo primo punto buffo non è bellissimo perché poi mano a mano si andrà a modificare. Cosa faccio? Entro qui dove ho lavorato le 3 catenelle, quindi nell'archetto, e lavoro un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 2 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nell'archetto e lavoro un punto alto non chiuso, quindi chiudo solo le prime 2 asoline. Mi devono rimanere 2 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre in questo spazio e lavoro un secondo punto alto non chiuso. Mi devono rimanere 3 asoline sull'uncinetto. Adesso carico il filo e chiudo le 3 asoline insieme. In questo modo ho lavorato un gruppetto di 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme, di cui la prima maglia alta è composta dalle 2 catenelle iniziali. Adesso prendo il marcapunto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro e poi cosa faccio? Lavoro 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto e rientro in questo stesso archetto e vado a lavorare un nuovo gruppo di 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme. Quindi filo sull'uncinetto, rientro qui dove ho appena lavorato il gruppo precedente e lavoro un punto alto non chiuso. Mi devono rimanere 2 asoline sull'uncinetto. Carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto non chiuso, mi devono rimanere 3 asoline sull'uncinetto, carico il filo sull'uncinetto, rientro nello stesso identico punto e lavoro un terzo punto alto non chiuso. Vedete, ho 4 asoline sull'uncinetto, adesso le chiudo tutte insieme e questo punto è finito. Questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, quindi adesso lavoro 3 catenelle, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nell'archetto successivo, quindi lavoro sempre dove ho le 3 catenelle e vado a lavorare un gruppetto di 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme. Adesso lavoro 3 catenelle, rientro sempre nello stesso archetto e vado a lavorare un nuovo gruppetto di 3 maglie alte non chiuse e chiuse insieme.
Quindi questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Adesso ve la faccio vedere un'altra volta. Lavoro 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, sia qui tra i due punti puff dove ho lavorato le 3 catenelle, e vado a lavorare un gruppetto di 3 punti alti non chiusi e poi chiusi insieme. Adesso lavoro 3 catenelle, poi rientro sempre nello stesso identico archetto e lavoro un altro gruppetto di 3 punti alti non chiusi e poi chiusi insieme. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo sempre questa sequenza, quindi mi raccomando, bisogna lavorare 3 catenelle, nell'archetto successivo lavorare un gruppetto di 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme, 3 catenelle e un altro gruppetto di 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme sempre nello stesso archetto. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere anche questo giro è terminato, ho appena lavorato l'ultimo archetto e vedete ho appena lavorato il secondo gruppetto di 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme. Adesso lavoro 3 catenelle, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e vado a chiudere il giro con un punto bassissimo. E questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Entro sempre qui nell'archetto di 3 catenelle proprio come ho fatto prima e lavoro un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 3 catenelle, prendo il marcapunto e segno la terza catenella. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto. Adesso carico il filo sull'uncinetto, rientro in questo archetto e lavoro un punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro in questo archetto e lavoro un secondo punto alto. Rientro nello stesso archetto e lavoro un terzo punto alto. Quindi in totale ho lavorato 3 punti alti più le 3 catenelle iniziali, ossia 4 punti alti. Adesso lavoro 3 catenelle. Rientro sempre nello stesso archetto, ossia qui, e lavoro altri 4 punti alti. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto il giro precedente, ossia questo, e vado a lavorare sul giro iniziale, ossia il giro di punti puff. E cosa faccio? Entro tra questi due punti puff, quindi nello spazio corrispondente dell'archetto dove ho appena lavorato. Quindi entro in questo modo, carico il punto puff sul mio uncinetto così e vado a lavorare un punto altissimo. In questo modo ho lavorato un punto altissimo in rilievo davanti. Ed ecco il risultato. Allora, questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Adesso ve la faccio rivedere, quindi lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, entro qui nell'archetto tra i due gruppetti di punti alti non chiusi e poi chiusi insieme e lavoro 4 punti alti. Una volta lavorati i 4 punti alti, lavoro 3 catenelle, poi rientro sempre nello stesso archetto e lavoro altri 4 punti alti.
Adesso lavoro una catenella, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, scendo nel giro iniziale, entro tra i 2 punti puff, ossia nell'archetto corrispondente all'archetto dove ho appena lavorato, carico il punto puff sull'uncinetto e vado a lavorare un punto altissimo, ossia lavoro un punto altissimo in rilievo davanti, e questo è il risultato. Quindi, come potete vedere, questo giro è veramente molto semplice. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Cosa faccio? Lavoro una catenella, entro nell'archetto successivo e lavoro 4 punti alti. Poi lavoro 3 catenelle, rientro nello stesso archetto e lavoro altri 4 punti alti. Poi una catenella, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, scendo nel giro iniziale, ossia il giro di punti puff, e vado a lavorare sul punto puff un punto altissimo in rilievo davanti. Quindi questa è la sequenza da ripetere per tutto il resto del giro. È veramente molto semplice. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione. Allora, come potete vedere, sono andata avanti e ho lavorato tutto il resto del giro ripetendo sempre la stessa sequenza. Adesso devo lavorare la parte finale, quindi ho appena lavorato nell'archetto i 4 punti alti, le 3 catenelle, i 4 punti alti. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, scendo nel giro dei punti puff e prendo questo punto puff sull'uncinetto e vado a lavorare un punto altissimo. Adesso lavoro una catenella, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Anche questo giro è terminato. Adesso cosa faccio? Allargo un pochino la solina sull'uncinetto. Adesso con l'uncinetto entro da dietro e vado nello spazio tra il punto altissimo e il primo punto alto, in questo modo. Così. Quindi vi faccio rivedere il passaggio. Allora, io mi trovo qui, allargo leggermente la solina, con l'uncinetto, vedete, torno indietro ed entro nello spazio tra il punto altissimo e il primo punto alto. Poi carico il primo punto alto sull'uncinetto, in questo modo, quindi entro nello spazio tra il primo e il secondo punto alto e vado a lavorare un punto basso. In questo modo ho lavorato un punto basso in rilievo dietro. Adesso lavoro una catenella, prendo il marcapunto e segno la catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. E questo punto basso con catenella sostituiscono il primo punto alto in rilievo dietro. Adesso carico il filo sull'uncinetto. Entro nello spazio tra il primo e il secondo punto alto, sempre passando da dietro, in questo modo. Adesso faccio uscire l'uncinetto tra il secondo e il terzo punto alto, quindi carico il punto alto sull'uncinetto, vedete? In questo modo. E poi semplicemente vado a lavorare un punto alto. E in questo modo ho lavorato un punto alto e rilievo dietro. Adesso, sempre nello stesso modo, vado a lavorare gli altri 2 punti alti.
Quindi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nello spazio tra il secondo e il terzo punto alto, sempre passando da dietro, così. Poi entro nello spazio tra il terzo e il quarto punto alto, in modo tale da caricare il punto alto sull'uncinetto e poi semplicemente lavoro un punto alto. Così. Adesso vado a lavorare anche l'ultimo punto alto in questo modo, quindi il passaggio è sempre lo stesso, entro da dietro tra i due punti alti, poi in questo caso non c'è un punto alto successivo, quindi entro nell'archetto così e lavoro un punto alto e in questo modo ho lavorato 4 punti alti in rilievo dietro. Vedete? Alla fine rimane questa parte in rilievo che dà un effetto più particolare al lavoro. Adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro qui dove ho l'archetto di 3 catenelle e vado a lavorare un punto alto. Poi rientro nello stesso archetto e lavoro un secondo punto alto. Adesso lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso archetto e vado a lavorare altri 2 punti alti. Quindi in totale nell'archetto ho lavorato 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Adesso vado a lavorare 4 punti alti rilievo dietro, quindi la tecnica è sempre la stessa, vedete? Entro da dietro, logicamente adesso entro prima nell'archetto e poi tra i due punti alti successivi e lavoro un punto alto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro tra il terzo e il quarto punto alto, poi entro tra il terzo e il secondo e lavoro un punto alto. Quindi il procedimento è sempre lo stesso. L'importante, vedete, è entrare da dietro. Ok, una volta lavorati i 4 punti alti rilievo dietro, questo è il risultato. E adesso cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, vedete qui è dove prima ho lavorato il punto altissimo, quindi cosa faccio? Questa volta entro da davanti nello spazio tra l'ultimo punto alto e il punto altissimo, qui, poi carico il punto altissimo sull'uncinetto e lavoro un punto alto. In questo modo ho lavorato un punto alto in rilievo davanti. Quindi vedete il rilievo davanti rispetto al dietro mi dà una linea continua e non mi dà quell'effetto rilievo. Adesso cosa faccio? Ripeto la sequenza, quindi vado a lavorare 4 punti alti in rilievo dietro. Una volta lavorati i 4 punti alti in rilievo dietro, entro nell'archetto composto dalle 3 catenelle e vado a lavorare 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti, sempre nello stesso archetto. Adesso
vado a lavorare 4 punti alti in rilievo dietro. Quindi una volta lavorato il quarto punto alto in rilievo dietro e terminato il pedalo, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare sul punto altissimo un punto alto in rilievo davanti. Quindi questa volta entro da davanti e non da dietro. E questa semplicemente è la sequenza che devo ripetere per tutto il resto del giro. Quindi adesso vado avanti e noi ci rivediamo alla fine per vedere come continuare. Mi raccomando, lavoro un punto alto in rilievo davanti sul punto altissimo, poi lavoro 4 punti alti in rilievo dietro, nell'archetto lavoro 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti e 4 punti alti in rilievo dietro e poi ricomincio. Quindi la sequenza è veramente molto semplice. Io adesso vado avanti, noi ci rivediamo quando ho quasi terminato il giro per vedere come continuare. Allora, come potete vedere, sono andata avanti e ho quasi terminato di lavorare questo giro. Adesso ho appena lavorato gli ultimi 4 punti alti rilievo dietro, quindi per terminare il giro cosa devo fare? Semplicemente carico il filo sull'uncinetto e vado a lavorare un punto alto rilievo davanti sul punto altissimo. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto bassissimo. E anche questo giro è terminato. Adesso cosa faccio? Entro nel punto alto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso ripeto lo stesso passaggio iniziale di prima, quindi allargo un pochino la solina con l'uncinetto, entro da dietro tra l'ultimo e il penultimo punto alto, poi carico il punto alto sull'uncinetto e lavoro un punto basso. In questo modo ho lavorato un punto basso e rilievo dietro, poi lavoro una catenella, prendo il marcapunto e segno questa catenella per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro sempre da dietro tra il punto appena lavorato e il punto successivo, poi entro tra i due punti successivi, quindi carico questo punto alto sull'uncinetto e lavoro un punto alto. In parole povere, sto andando a lavorare dei punti alti rilievo dietro, proprio come ho fatto nel giro precedente. Quindi adesso continuo a lavorare tutti gli altri punti alti in rilievo dietro. In totale ho lavorato ben 5 punti alti in rilievo dietro, compreso il punto iniziale. Adesso carico il filo sull'uncinetto, entro qui nell'archetto e lavoro un punto alto. Poi rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto, 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e vado a lavorare altri 2 punti alti. Adesso, proprio come ho fatto prima, vado a lavorare 5 punti alti in rilievo dietro. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro da dietro e lavoro un punto alto in rilievo dietro. E nello stesso identico modo vado a lavorare altri 4 punti alti in rilievo dietro.
Una volta lavorati i 5 punti alti in rilievo davanti, scusate, dietro, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto questo punto alto, ossia l'ultimo punto alto del giro precedente, e vado a lavorare un punto alto rilievo davanti sul punto alto del giro precedente. Quindi questo è il procedimento che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Quindi adesso vi faccio vedere un'altra volta la sequenza. Cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto il primo punto alto disponibile, entro nel successivo e vado a lavorare un punto alto in rilievo dietro. Adesso vado a lavorare altri 4 punti alti in rilievo dietro. Quindi in totale devo avere 5 punti alti lavorati in rilievo dietro. Adesso entro qui dove c'è l'archetto e vado a lavorare 2 punti alti, 2 catenelle e 2 punti alti. Una volta terminato l'archetto vado a lavorare altri 5 punti alti in rilievo dietro. Una volta lavorati i 5 punti alti rilievo dietro, salto il punto alto successivo, poi entro nel punto alto lavorato in rilievo e vado a lavorare un punto alto in rilievo davanti. E questa è la sequenza da ripetere per tutto il resto del giro. Quindi, come potete vedere, è veramente molto facile da lavorare questo giro. Bisogna soltanto ricordarsi di saltare sempre il primo punto alto del nuovo archetto spicchio, poi lavorare 5 punti alti rilievo dietro, nell'angolo lavorare 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti, poi lavorare altri 5 punti alti rilievo dietro, saltare l'ultimo punto alto e andare a lavorare un punto alto rilievo davanti sul punto alto precedente. Io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso, appena terminato di lavorare i 5 punti alti rilievo dietro, cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, salto l'ultimo punto alto, entro qui dove nel giro precedente ho lavorato il punto alto rilievo davanti e vado a lavorare un punto alto rilievo davanti. Adesso tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Poi lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, chiudo bene il tutto ed ecco qui. Il fiocco è pronto. Adesso, prima di andare a lavorare l'ultimo giro, cosa faccio? Qui, dove ho lasciato il filo iniziale del cerchio magico, lo vado a tirare bene e taglio il filo in eccesso. Adesso prendo il lamè e vi faccio vedere come lavorare l'ultimo giro. Quindi realizzo un cappietto, inserisco al suo interno l'uncinetto sempre l'1,5,
prendo il fiocchetto e cosa faccio? Entro nel punto successivo a quello dove ho appena praticato la chiusura, in questo modo. Poi vado a lavorare un punto basso. Prima di chiudere il punto sposto il filo iniziale in questo modo, in modo tale da andarla a nascondere durante la lavorazione. E in questo modo ho lavorato un punto basso e mi sono anche agganciata con il nuovo filato. Adesso cosa faccio? Metto sia il filo argento che il filo bianco in orizzontale, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo e lavoro un punto basso, quindi per ogni punto alto sottostante ho lavorato un punto basso. Adesso entro qui nell'archetto e lavoro un punto basso e vado a creare la solina per poter appendere il fiocchetto all'albero. Quindi cosa faccio? Vado a caricare all'incirca una decina di catenelle. Poi queste catenelle potete controllare se vanno bene per il vostro albero e nel caso aumentarne il numero. Adesso rientro sempre nello stesso archetto e vado a lavorare un punto basso. Poi se non volete creare questo occhiello, chiamiamolo così, vi basterà semplicemente lavorare direttamente il punto basso. Adesso entro nel primo punto alto disponibile e lavoro un punto basso. Entro nel punto successivo e lavoro un punto basso, punto successivo e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso fino ad arrivare all'altro archetto. Quindi taglio questi due fili in eccesso, tanto ormai li ho nascosti, e continuo a lavorare punto su punto a punto basso. Lavoro su tutti i punti, mi raccomando, anche sul punto alto in rilievo davanti. Quindi come potete vedere qui ho lavorato tutto punto su punto a punto basso, adesso sono arrivata all'altro archetto di questo secondo spicchio e cosa faccio? Vado a lavorare semplicemente due punti bassi in questo archetto e poi semplicemente ricomincio a lavorare tutto punto su punto a punto basso senza saltare alcun punto. Quindi, come potete vedere, rivestire il nostro fiocchetto con questo lamè è veramente molto semplice, in quanto dovete semplicemente continuare a lavorare tutto punto su punto a punto basso e poi semplicemente una volta arrivati all'archetto lavorare due punti bassi. Noi ci rivediamo quando ho terminato di rivestire tutto il fiocchetto. Allora, come potete vedere, il fiocchetto è quasi terminato. Adesso cosa faccio? Lavoro gli ultimi due punti bassi rimasti da lavorare e
Adesso senza chiudere il giro vado a tagliare il filo. Mi raccomando, tagliatene un pochino in modo tale da poter ultimare una chiusura invisibile. Quindi adesso cosa faccio? Inserisco un ago qui dove ho tagliato il filo. Adesso vedete qui è il punto dove ho tagliato il filo, entro nel punto iniziale prendendolo interamente, quindi devo prendere tutte e due le asoline del punto, così, e faccio passare il filo. Adesso stringo un pochino il filo in modo tale da avere più o meno la stessa grandezza di tutti gli altri punti. Cosa faccio? Entro qui nel punto dove ho tagliato il filo ed entro proprio nel centro in modo tale da prendere soltanto una delle due asoline del punto, ossia l'asolina di dietro. Così, e faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da avere un'asolina uguale alle altre. Adesso cosa faccio? Giro il fiocchetto in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me, entro qui dove c'è l'argento e vado a bloccare il tutto con un nodino. Perfetto, così ho praticato la mia chiusura invisibile in modo tale da avere un lavoro perfetto e non si vede niente. Adesso, sempre con l'aiuto dell'ago, entro qui dove ho lavorato i vari punti bassi argentati e vado a nascondere il filo in questo modo. Quindi lo faccio passare per alcuni punti. Ecco qui, così vedete poi sia dal dritto che dal rovescio non si vede assolutamente niente. Quindi adesso nascondo il filo per qualche altro punto. E adesso semplicemente sfilo l'ago, prendo le forbici e vado a tagliare il filo in eccesso ed il mio fiocchetto è terminato. Poi se c'è qualche filetto dell'argento che è uscito fuori, io vi consiglio di eliminarlo e come potete vedere il fiocchetto è terminato, quindi è veramente molto facile da lavorare e come vi ho già detto ad inizio video io l'ho realizzato bianco e argento, ma potete realizzarlo anche con colori magari più natalizi come rosso, oro, magari farlo bianco e rosso brillantinato o rosso e il bordino oro, magari alternare un giro di un colore, un giro di un altro, poi magari potete decorarlo con delle perline, dei brillantini o altri oggettini, quindi potete veramente sbizzarrirvi. Come vi ho già detto, io l'ho realizzato per poterlo appendere all'albero di Natale, è alta all'incirca 7 cm, quindi non è tanto grande. Poi, logicamente, se andrete a cambiare il filato e ne utilizzerete uno più grande, anche la dimensione cambierà. Come vi ho già detto, potete anche non realizzare la solina, magari realizzare tanti fiocchetti o alternarli anche con altre decorazioni e unirli magari con dei fili, con delle perline in mezzo e realizzare delle tendine o magari un festone, insomma, potete veramente utilizzarlo
in veramente tante occasioni. Allora, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che la spiegazione sia stata chiara. Se è così, mi raccomando, lasciate un bel like, non vi dimenticate poi di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati e di attivare la campanella. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti o comunque delle richieste o per chiedere delle ulteriori delucidazioni attraverso i miei canali social TikTok, Pinterest, Instagram e Facebook, di cui vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!